Quella che avete appena visto era un'animazione pilota, pensata per mostrare le idee alla base del sistema di combattimento che intendo introdurre nel mio videogioco indie RPG. Ma se è la prima volta che vi imbattete in un mio video, non preoccupatevi di sentirvi spesati. In breve, sto realizzando un videogioco ispirato a una saga di libri fantasy che sto scrivendo. Questa simulazione è ciò che avevo promesso nel precedente video, in cui parlavo teoricamente dell'ipotesi di creare un sistema di combattimento da zero. E qui qualcuno potrà pensare: abbiamo visto l'animazione, non c'è più niente da dire, giusto? Il sistema di combattimento è fatto. Tre palle! In questo video analizzeremo ogni dettaglio dell'animazione, illustrando gli aspetti pratici e concreti del gioco. Così, alla fine del video, avrete una visione completa del sistema e potrete criticare ogni singolo elemento, dalla resa delle meccaniche, alle variabili, ai controlli, dall'estetica dell'interfaccia alla velocità del sistema, fino a valutare se questo gioco potrà essere veramente divertente, oppure il solito RPG strappapalle con turni lentissimi e interazione bassissima che so benissimo non essere apprezzato dalla maggior parte di voi. Perciò entriamo in questo viaggio in cui tentiamo con lacrime e muco di costruire tutti insieme un videogioco decente, dividendo il video in queste fasi. 1. Spiegazione passo passo di quello che si è visto nell'animazione, perché è normale che in quei pochissimi secondi molte cose non le abbiate intuite. 2. Una rassegna di cose che non si vedono all'interno dell'animazione, ma che faranno parte a tutti gli effetti del sistema di combattimento. A seguire esporrò i miei dubbi, soprattutto in ragione dei commenti che mi avete lasciato nell'ultimo video. Infine, le prospettive future, cioè i passi che verranno fatti immediatamente dopo la fine di questo video. Quindi, se siete arrivati fino a questo punto e siete pronti per iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, perché le cose da qui in poi diventeranno sempre più interessanti e le iscrizioni, mi piace e i commenti mi aiutano tantissimo a portare avanti il progetto e a farlo crescere. Grazie in anticipo! Via con la parafrasi. Nella prima inquadratura si vuol far capire che i nemici, in particolare animali e creature selvatiche, siano entità visibili nella mappa di gioco. Nella maggior parte dei casi la battaglia comincerà toccandoli. All'inizio della battaglia i combattenti si dispongono su un campo e appaiono i pannelli dei personaggi con le principali informazioni: vita, punti esperienza e punti di energia magica. Notiamo qui la prima cosa distintiva, che riecheggia la questione dello spazio del precedente video. I combattenti sono collocati all'interno di uno spazio monodimensionale a fasce che permette di muoversi avanti e indietro. Tenete questo a mente perché è la prima meccanica del combattimento attorno a cui gira tutto il resto. La prima cosa che succede è il calcolo, basato sulla velocità, di quale sarà il primo combattente ad attaccare. In questo caso è Miku. Una volta attivato il suo turno, il nemico si muove di una casella e attacca alla distanza di 3 caselle Ako. Ako perde 8 punti vita e indietreggia di una casella. Questa è una regola generale. Ogni volta che un combattente subisce un attacco, questo indietreggia di una casella. In casi particolari, come per esempio attacchi critici, il personaggio potrebbe subire un arretramento anche di 2 o più caselle. Il turno di Miku quindi è finito. Viene rifatto il calcolo dei turni che procede da dove si era interrotto. Ora tocca quindi a Keiko, che è un nostro personaggio giocante. Bisogna scegliere quali azioni fargli compiere. Il personaggio ha 3 spazi azione da riempire con attacchi, movimenti, raccolta di oggetti o armi dal suolo, oppure l'utilizzo di oggetti dallo zaino. Ammettendo di voler far prima muovere il personaggio, si seleziona muovi dal menu e si accede alla lista delle mosse possibili. Ogni mossa ha 3 indicatori. Il primo indica quanti spazi azione occupa quella mossa, il secondo indica quanta energia magica consuma e il terzo indica le caselle di spostamento. Si seleziona la mossa passo avanti e questa viene inserita nella coda delle azioni come prima mossa. Selezioniamo ora un attacco. Anche l'interfaccia degli attacchi è molto simile, ma con 2 distinguo. Il primo è che il terzo indicatore ora rappresenta il raggio d'azione dell'attacco, dunque in quali caselle è possibile attaccare. Il secondo è la presenza delle mosse di categoria magica, che sono evidenziate da un colore del riquadro diverso. Premendo la freccia destra si apre il pannello con tutti i dettagli della mossa, dove sono segnate la descrizione, le eventuali abilità dell'attacco e le statistiche. Una volta selezionata la mossa, che in questo caso occupa 2 spazi azione, si può confermare l'avvio del turno. A questo punto il personaggio esegue la sua prima mossa, muovendosi in avanti al costo di 2 punti magia. Poi si attiva l'attacco con la spada rovinata che abbiamo selezionato prima. Come funziona l'attacco? Come prima cosa si seleziona il bersaglio desiderato, quindi comincia il giochino di tempismo per effettuare l'attacco. La prima fase vede un indicatore che scorre lungo una linea digitata dell'arma e la bravura qui sta nel beccare il momento esatto in cui la barra si trova nella casella in cui è anche il nemico. Se viene beccata la casella giusta, parte il breve gioco di tempismo che va a ritmo di musica. Maggiore è la precisione con cui si effettua il minigioco, migliore è l'esito dell'attacco. In questo caso il personaggio infligge 12 danni e Miku, come aveva fatto prima Ako, indietreggia di una casella. Passiamo alla seconda parte del video. Cos'è che nell'animazione non si vede?
La prima cosa è la reazione agli attacchi nemici. Nell'animazione Ako subisce l'attacco e perde punti vita, però avrebbe anche potuto reagire a tempo, con modalità simili al minigioco di tempismo dell'attacco, per schivare l'attacco o attutirlo. La seconda cosa è il meccanismo di raccolta e l'interazione con l'ambiente. Alcuni di voi nel video precedente hanno recepito le mie parole circa l'interazione ambientale in un modo forse un po' troppo spinto, arrivando a ipotizzare cambi di quota, posizioni tatticamente vantaggiose e ostacoli naturali. A dire il vero, io pensavo a qualcosa di un po' più semplice, come raccogliere da terra dei sassolini e usarli come armi da lancio? Oppure usare l'acqua di uno stagno per lanciarla in faccia al nemico? Un'altra cosa a cui avevo pensato era quella di gettare la sabbia sui nemici per ridurne la precisione, nel caso di terreni desertici. Insomma, un tipo di interazione che comunque non fa venire meno la semplicità del movimento a fasce. Tuttavia, la questione che avete espresso nei commenti non era banale, anzi, tuttora è una cosa su cui sto continuando a ragionare. Da cui la mia implorazione a iscrivervi al canale e continuare a commentare queste mie elucubrazioni. La terza cosa che non si evince bene nell'animazione sono gli effetti di stato. Per un attimo si vede solo che Ako subisce l'effetto sanguinamento in seguito all'attacco di Miku, ma niente di più. Quello stato avrebbe funzionato rimuovendo vita al personaggio ogni turno per un massimo di 5 turni, per esempio. Ma voglio lasciare il discorso sugli effetti di stato per un prossimo video, sempre qualora vi interessasse. Mettiamo da parte l'uso degli oggetti dallo zaino e la fuga, perché sono molto marginali. Ignoriamo anche il funzionamento delle mosse magiche, perché ognuna meriterebbe una spiegazione a sé. Su queste mi limito a dire che si tratta delle azioni più complesse e che permetterebbero di intrecciare gli attacchi fra i personaggi e interagire di più con l'ambiente. Più avanti, quando le meccaniche saranno più definite, farò sicuramente un video dedicato a questo tipo di mosse. Ma tornando sul binario del discorso, concentriamoci su un'ultima cosa che non si è vista, cioè la ramificazione del comportamento degli attacchi. Cosa sarebbe successo se Keiko non avesse beccato la casella del nemico? Ecco un'ipotesi di un attacco tipo. Qualora avesse beccato la casella precedente al nemico, il bersaglio sarebbe stato mancato, ma si sarebbe comunque aperto un minigioco di tempismo per permettere al personaggio di arretrare di una casella, come se fosse un tentativo di allontanarsi dal nemico per mettersi al riparo dalla sua prossima mossa. Se invece la barra avesse beccato una casella al di là del nemico, l'attacco sarebbe andato a segno, sì, ma molto depotenziato. Il personaggio avrebbe superato il nemico e si sarebbe collocato sulla casella dietro quest'ultimo. A quel punto sarebbe partito un tentativo di recupero con l'apertura di un minigioco di tempismo per attaccare però il nemico alle spalle. Questo sistema fa sì che l'azione non finisca nel momento in cui si sceglie l'attacco dal menu, bensì tutto il contrario. Perciò, qualora questa meccanica fosse per voi interessante, mi piacerebbe svilupparla meglio in futuro. Ed eccoci arrivati ai miei dubbi e ripensamenti, a cominciare proprio dal modo in cui il giocatore esegue il proprio turno. Già mentre lavoravo all'animazione, in realtà non ero molto convinto del modo in cui si selezionano le mosse di movimento, quindi sto iniziando a pensare. Ma se invece di gestire le cose in questo modo macchinoso decidessi che, più semplicemente, il giocatore, all'inizio di ogni turno, selezioni la casella su cui muoversi usando le freccette e solo dopo si aprisse il menu con le mosse, a quel punto però si potrebbe soltanto effettuare un'altra mossa, perché la mossa di movimento sarebbe già stata spesa obbligatoriamente all'inizio del turno. In questo modo il collegamento fra comando ed esecuzione diventerebbe immediato e non bisognerebbe riempire una coda di azioni prevedendo a mente la posizione in cui si troverà il giocatore prima di attaccare dopo aver eseguito le mosse di movimento ordinate prima. Ma tutto quello che viene comandato viene eseguito immediatamente dopo. Questo farebbe perdere un po' di pianificazione perché l'ordine fisso sarebbe movimento più azione, però potrebbe essere anche positivo sotto il piano della reattività. Secondo dubbio, sviluppare un sistema di minigiochi con un tempismo sincronizzato alla musica, cosa che all'inizio prevedevo di non fare, sarebbe per me molto complesso. A quel punto viene da pensare, se sviluppassi una funzionalità del genere, avrebbe senso farla diventare una funzionalità importante, usarla molto, già che c'è, ed effettivamente è una possibilità, però non la spingerei così tanto da far diventare il combattimento un gioco musicale. Infine, ho tanti piccoli dubbi relativi alle versioni migliori per gli elementi dell'interfaccia, ma visto che si tratta di dubbi secondari, al massimo vi porrò le alternative in forma di sondaggio in qualche short nei prossimi giorni, perché non credo che valga la pena fare un video dedicato. Bene, gli aggiornamenti finiscono qui. Rimane da chiedersi quali sono le prospettive future da qui in poi per il progetto. Per prima cosa, iscriversi al canale, e stavolta non è solo una battuta, perché considerate che interagire coi video e commentare mi sta spingendo davvero a riconsiderare molte cose. Ho già esplorato la maggior parte dei videogiochi che mi avete consigliato nel video precedente e, già che ci siamo, potete farmi sapere nei commenti se potrebbe
potrebbe interessarvi un video in cui passo in rassegna tutti i giochi che mi avete consigliato, ponendo le mie riflessioni e facendo raffronti fra quei sistemi di combattimento e quello che potrei aggiungere nel mio. Solo per citarne una, l'idea di modificare i movimenti all'interno del turno mi è venuta guardando Fire Emblem, che mi avete consigliato voi. Ma a parte il lungo elenco di punti che ho scritto in merito ai giochi che mi avete proposto, dovrò cominciare a sviluppare davvero le basi del sistema di combattimento del gioco, quantomeno nelle sue parti invarianti, altrimenti a furia di parlarne va a finire che non si fa mai nulla. Dunque, il video è finito. Fatemi sapere cosa potrebbe essere interessante approfondire per il prossimo video, perché di spunti ve ne ho dati molti. Ciao a tutti e grazie per l'iscrizione al canale.